Ogni cultura ha la propria storia d'origine, che aiuta a spiegare i misteri della nostra esistenza. Dal caos nacquero Gaia e Urano, che diedero origine ai Titani. Due di essi, Crono e Rea, ebbero molti figli. Crono, per paura che potessero distruggerli, decise di mangiarli. Uno dei loro figli, Zeus, riuscì a distruggerli con l'aiuto dei suoi fratelli e divenne il re degli dei. Prometeo plasmò l'uomo con l'argilla e Atena gli soffiò dentro la vita. Nella storia d'origine dei Maya, il creatore dell'acqua, il serpente chiomato, e il creatore del cielo si unirono e crearono la terra e gli animali. In principio, però, gli animali che governavano sulla terra non erano rispettosi nei confronti dei creatori, e così furono declassati. La stessa cosa fecero le creature del legno. Finalmente fu creato l'uomo che, al contrario delle altre creature, si mostrò rispettoso e capace di governare sulla terra. Big History è come tante altre storie che narrano l'origine dell'universo, ma invece di essere radicata in una cultura e geografia specifica, essa si propone di prendere in considerazione tutto ciò che conosciamo e che dobbiamo ancora scoprire. Per conoscere la totalità dell'universo abbiamo diviso Big History in 8 soglie o threshold, che possono essere considerati dei punti di transizione, degli eventi che creano qualcosa di nuovo. L'universo sembra uno spazio semplice, vaste distese piene di nulla. Tuttavia, uno dei concetti centrali della Big History è il continuo aumentare della complessità dell'universo. Il concetto della complessità è quello dei riccioli d'oro. Le condizioni dei riccioli d'oro sono quelle particolari condizioni intermedie che permettono il superamento della soglia di complessità. Il Big Bang diede inizio all'universo. Non si sa cosa ci fosse prima, neanche se prima c'era qualcosa che premise l'esplosione. Ma dopo l'esplosione, in un solo istante, si formò tutto. Il calore diminuì drasticamente e permise alla materia di distinguersi dall'energia. Si formarono le particelle subatomiche e infine i primi atomi di idrogeno ed elio. Per i successivi 200 milioni di anni non accadde nulla di significativo. L'universo continuò ad espandersi, rimanendo una semplice nuvola di pulviscolo di idrogeno ed elio. La prova dell'esistenza del Big Bang si trova nella radiazione cosmica di fondo, un'onda infrarossa proveniente da tutti gli angoli dell'universo. Essa dimostra che ci fu un'esplosione, confermando così la teoria di un universo sempre in espansione, teorizzata per la prima volta da Georges Lemaitre. Dopo che l'universo si raffreddò, la materia cominciò ad avvicinarsi, formando sfere ad altissima densità, riportando la materia allo stato di plasma, a temperature elevatissime. Questo diede il via alla fusione nucleare, rilasciando grosse quantità di energia. La gravità giocò un ruolo fondamentale perché schiacciò le particelle una contro l'altra, creando energia. Ancora oggi, dopo la scoperta della forza gravitazionale, non siamo in grado di spiegarla. Noi sappiamo che tutti i corpi formati da materia si attirano tra di loro, proporzionalmente alla loro massa. Le stelle sono molto affamate, bruciano tutto l'idrogeno che alimenta la loro fusione. Poi la stella cambia. Il centro caldo si restringe e diventa più caldo. Tutto ciò innesca altre reazioni che portano alla formazione di nuovi elementi, più pesanti e instabili. Ma tutto ciò può essere fuso ulteriormente. Un evento catastrofico ha inizio. Mancando l'energia prodotta dal suo nucleo, la stella collassa. Gli strati della stella sbattono verso il centro di ferro e nuovi elementi vengono respinti verso l'esterno. Queste teorie sono il frutto di un lavoro lungo, complesso e combinato. Per esempio, nel 185 i cinesi, nel 1600 gli islamici e nel 1604 astronomi italiani, cinesi e coreani osservarono questi misteriosi oggetti brillanti. Successivamente, a Praga, Keplero pubblicò un trattato fondamentale per lo sviluppo della scienza moderna. Il Sistema Solare si è formato circa 5 miliardi di anni fa da una nebulosa solare composta per lo più da idrogeno ed elio allo stato gassoso e da grani di polvere. Nel corso di milioni di anni, la nebulosa solare iniziò a collassare su se stessa, condensando la materia ed i gas in un unico corpo centrale. Così si formò il Sole. La concentrazione della materia e dei gas provocò l'innalzamento della temperatura della regione centrale della nebulosa e il Sole cominciò a produrre energia tramite fusione nucleare. Le varie reazioni che avvennero all'interno di questa stella provocarono un'emissione di elementi chimici, in particolare idrogeno ed elio. Questi due elementi si aggregarono formando i pianeti gassosi, mentre gli altri elementi più pesanti, come per esempio ferro e silicio, aggregandosi crearono i pianeti rocciosi, tra cui la Terra. Nonostante il pianeta Terra fosse in perfetta orbita intorno al Sole, inizialmente nessun organismo avrebbe potuto viverci. La Terra era un pianeta privo di ossigeno,
con un'elevata radioattività e con la superficie ricoperta da magma. Grazie all'altissimo calore, i materiali più pesanti sprofondarono verso il centro della Terra, formando così il nucleo terrestre, composto da ferro e nickel. In questo modo, la Terra assunse la struttura interna che è oggi, nella quale il nucleo è circondato da un mantello di rocce fuse, a sua volta sovrastato da una sottile crosta composta da rocce leggere, il tutto sormontato dall'atmosfera. Per quanto riguarda lo studio dei moti terrestri, per oltre 1400 anni l'ipotesi più accreditata fu quella del sistema geocentrico, teorizzata da Aristotele e Tolomeo, che poneva la Terra al centro dell'universo, con tutti gli altri corpi in rotazione attorno ad essa. Questa ipotesi, che era sostenuta dalla Chiesa cattolica, verrà smentita dalla teoria eliocentrica di Niccolò Copernico, confermata dalle osservazioni di Galileo Galilei. Successivamente, nel XVII secolo, Isaac Newton enunciò le sue 3 leggi della dinamica, che costruirono una base su cui sorsero le teorie relative alla Terra e all'universo, come quelle di Henrietta Leavitt e Edwin Hubble. La superficie terrestre è in continuo movimento. Essa si muove più di 2 centimetri all'anno, galleggiando sul letto semifuso di lava. Quando 2 placche tettoniche si scontrano tra di loro, una scivola sotto l'altra, creando così un innalzamento terrestre, ovvero la formazione di catene montuose. La scoperta delle placche avvenne grazie a molti studiosi che notarono delle somiglianze tra le linee costiere dell'Africa occidentale e dell'America meridionale. Numerosi scienziati proposero diverse teorie. La teoria più accreditata fu quella di Wegener, che credeva che il grande continente, da lui chiamato Pangea, si fosse frammentato a causa della deriva continentale. Wegener non è stato il primo a presentare la deriva continentale, ma è stato il primo a fornire molte prove a favore di questa teoria, come per esempio il ritrovamento di fossili tropicali nelle isole artiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Harry Hess fu posto al comando di una nave da trasporto nell'Oceano Pacifico. La sua nave stava usando una nuova tecnologia sonar che emette onde sonore subacquee per rivelare sottomarini nemici, ma, spinto dalla sua curiosità scientifica anche in tempo di guerra, mantenne il sonar acceso per studiare la topografia del fondo oceanico. Hess scoprì che le rocce più recenti si trovano vicino alla spaccatura e postulò quindi che i fondali crescevano, in particolare lungo la spaccatura. Quando l'atmosfera si stabilizzò, iniziarono a formarsi le prime forme di vita. Prima di iniziare volevamo capire quanto ne sanno in realtà le persone sulla vita, per cui fermeremo delle persone per strada e faremo 5 semplici domande riguardo la vita. Secondo te, cos'è la vita? Qual è la differenza tra eucarioti e procarioti? Che cosa distingue un essere umano da un animale? L'essere umano è un errore genetico? Come è nata la vita? Cos'è per te la vita? Allora, l'ho detto prima, la vita secondo me è un regalo e va vissuto. Nel senso che ce n'è una, non ce ne sono 50, abbiamo una sola possibilità e dobbiamo spenderla al meglio. Non saprai, non so. Cos'è la vita? Sacrificio, gioia e tante altre cose. La vita è qualcosa da apprezzare anche se difficile, insomma, un sacco di difficoltà. È un dono di Dio. Ok. A tutti. È un dono che deve essere ricevuto, accolto e usato bene. Cos'è la vita? È come dire l'uomo la gallina. Dai, passiamo alla seconda domanda. Sì, dai. Allora, cosa distingue gli eucarioti dai procarioti? Cosa distingue gli eucarioti da? Procarioti. Cosa distingue? Eucarioti da Cosa procarioti. sono? Scusami, io sono austriaca. Non conosco assolutamente entrambe le parole. Che cosa distingue eucarioti da procarioti? Dunque, eucarioti vuol dire bene, non so bene cosa vuoi dire. Eucarioti sono l'evoluzione dei procarioti, quindi eucariota è una cellula con il nucleo ben definito all'interno della membrana cellulare ben definita e quant'altro, mentre procariota è tutto quello che c'era prima, dove non c'era una distinzione. Pensi che l'essere umano sia un errore genetico? No. No. Per niente, è bellissimo essere un essere umano. No.
Che? l'essere umano sia un errore genetico? No, assolutamente no. Assolutamente. No, l'essere umano non è un errore genetico, è un'evoluzione della specie. Com'è nata la vita? Allora, tuo papà ha incontrato tuo papà. Dipende se la vediamo dal punto di vista scientifico o la vediamo dal punto di vista religioso. Quello in cui crede lei? Religioso. Quindi la vita è un dono di Dio. Secondo me la vita è nata da Dio. Secondo me la vita è un'autodistruzione ogni tot mila anni, quindi si distrugge tutto, si copre tutto da lava piuttosto che Big Bang eccetera e poi rinasce tutto da capo diverse volte. Come è nata la vita? La vita è nata dopo, insomma, quando si è creato l'universo, si è creata la Terra, da lì sono cominciate le varie meccanismi con microorganismi e tutto, e dai microorganismi poi si è evoluta la vita. E cosa distingue secondo te gli animali dagli umani? La parola, fine, risultato, solo la parola. Gli animali sono molto più dolci e sinceri. Io amo gli animali. E secondo me è la libertà. Gli animali seguono l'istinto. Un pollice opponibile. Questo, la possibilità di non compiere solamente gesti di istinto, ma gesti ragionati, di poter ragionare, di poter relazionare e di poter anche, perché no, avere un io, un credo a cui rivolgersi, cosa che l'animale non ha. Questo è il pensiero comune sulla vita. Ma cos'è di preciso? Per iniziare, la vita ebbe origine circa 4 miliardi di anni fa. Ci sono più ipotesi sul suo inizio, ma la più accreditata è quella delle fumarole oceaniche. Queste sono dei camini sottomarini che rilasciano sostanze provenienti dal sottosuolo, tra cui minerali e altre molecole utili alla nascita della vita. Le fumarole fornirono il calore necessario all'innesco delle reazioni, che, a partire dalle sostanze presenti nei fondali marini, sintetizzarono le prime molecole organiche. Dato che ogni cellula è formata da proteine, lipidi, carboidrati e acidi nucleici, la presenza di queste macromolecole poneva le basi per lo sviluppo della vita sulla Terra. Un importante fattore che ha condizionato molto la storia è l'evoluzione. L'evoluzione fu teorizzata per prima da Charles Darwin nel suo libro L'evoluzione nel 1830. In questo libro si sostiene che la chiave dell'evoluzione sia la selezione naturale, ossia la sopravvivenza di chi si sa adattare e di chi sa sopravvivere. Ma cosa distingue di preciso la vita dalla non vita? Cosa rende la vita vita? Ci sono 4 caratteristiche che marcano questa differenza. La capacità di assimilare energia dall'ambiente e usarla come nutrimento, il metabolismo. L'abilità di mantenere all'interno del proprio organismo un equilibrio costante, regolandosi dinamicamente con l'ambiente, l'omeostasi. La capacità di creare un nuovo organismo identico a sé, in modo da portare avanti la vita, la riproduzione. Infine, l'abilità di adattare le proprie caratteristiche all'ecosistema circostante, l'adattabilità. Questi ultimi 2 tratti si appoggiano alla fondamentale struttura del DNA. La sua particolare forma a doppia elica ne permette la duplicazione, e gli errori di questo meccanismo possono avere risvolti molto positivi. Questi, infatti, sono il motore dell'evoluzione. Il modulo della vita è la cellula. È dotata di una membrana esterna di fosfolipidi, con funzione protettiva e comunicativa, che la separa dall'ambiente. Contiene il DNA, che conserva le informazioni ereditarie, e i ribosomi, che sintetizzano le proteine che regolano la cellula. Tra di loro possono essere estremamente diverse, per quanto riguarda il modo di ottenere l'energia o il carbonio, o per dimensione e forma, o per adattamento all'habitat. Per questo possono avere o non avere una serie di strutture specifiche, come cloroplasti o mitocondri. La cellula procariote è la forma di vita più primitiva in assoluto, e la sua particolarità principale è l'assenza di nucleo. Una delle forme di vita più importanti della Terra sono le piante. Ma come si nutrono le piante? Attraverso la fotosintesi clorofilliana, un meccanismo che trasforma l'anidride carbonica presente nell'aria e i sali minerali presenti nel terreno
in carboidrati e ossigeno, un gas di scarto fortemente reattivo. Di conseguenza alla comparsa dei primi organismi fotosintetici si ebbe l'estinzione della maggior parte dei batteri dell'epoca. Lo stesso ossigeno più tardi aiutò lo sviluppo di organismi sempre più complessi. La fotosintesi clorofilliana rivoluzionò il metabolismo, poiché partendo da molecole inorganiche si poteva arrivare a molecole organiche. Una svolta importante nella storia della vita è venuta circa 1,5 miliardi di anni fa, con la comparsa dei primi organismi eucarioti. Eucariote significa vero nucleo, dato che la principale caratteristica che li distingue dai procarioti è la presenza di un nucleo ben sviluppato. La teoria più accreditata sostiene che a un certo punto della storia una cellula più grande ne abbia fagocitata una più piccola e che quest'ultima sia diventata il nucleo della prima. Si è instaurato così un rapporto di endosimbiosi, che ha permesso a questo nuovo essere vivente di sopravvivere e riprodursi meglio degli altri. Attraverso lo stesso meccanismo, la cellula eucariote ha acquisito tutti gli altri suoi organoli ed è arrivata ad essere come la conosciamo oggi. Il primo organismo pluricellulare rinvenuto risale a circa 1,2 miliardi di anni fa. La complessità dell'organizzazione di più cellule in un solo essere vivente ha permesso un adattamento molto più efficace. Inizialmente in un singolo organismo si aggregavano solo cellule dello stesso tipo, ma col passare del tempo si sono specializzate in compiti diversi. Lo sviluppo successivo delle forme di vita pluricellulari è la formazione di organi, strutture formate da più tessuti e con funzioni specifiche e complesse. I vantaggi sono importanti, perché forme di vita di questo tipo possono crescere molto di più e sopravvivere alla morte della singola cellula. Il successivo passo dell'evoluzione è stato lo sviluppo del sistema nervoso negli animali marini, quali coralli e meduse. Inizialmente questo sistema era composto da una rete interconnessa di neuroni motori e sensoriali. Questa era diffusa all'interno di tutto il corpo e non centralizzata in una struttura come il cervello. Le prime forme di encefalo si trovano nei platelminti, altrimenti detti vermi piatti. Solo in seguito, con l'avvento degli artropodi, le aree del cervello si specializzano, dividendosi i compiti, ponendo le basi per comportamenti molto più complessi. Per prima la socializzazione, poi il pensiero strutturato, fino ad arrivare all'uomo con i suoi ragionamenti astratti, l'immaginazione e il gusto dell'arte. A questo punto della storia della vita sul pianeta Terra esistono gli invertebrati acquatici e i pesci, le prime forme di vertebrati. Il passo successivo dell'evoluzione è il tentativo da parte degli animali di conquistare la terraferma. Gli anfibi furono i primi a riuscire a vivere parte della loro vita fuori dall'acqua, rimanendone però dipendenti. I rettili, al contrario, svilupparono la capacità di sopravvivere, riprodursi e compiere il loro ciclo vitale completamente al di fuori dell'acqua. Il picco dell'evoluzione di questi animali fu l'avvento dei dinosauri, che, per più di 100 milioni di anni, dominarono incontrastati la terraferma. 65 milioni di anni fa avvenne la grande estinzione di massa dei dinosauri, probabilmente dovuta allo schianto di un meteorite nel Golfo del Messico e al cambiamento climatico conseguente. Con l'estinzione dei dinosauri la classe dominante divenne quella dei mammiferi. Essi comparvero sulla Terra circa 200 milioni di anni fa. I mammiferi si sono dimostrati superiori agli altri vertebrati per più motivi. C'è il fatto di essere vivipari, che faceva sviluppare il feto nel posto più sicuro, il grembo materno, e l'allattamento, che permette un nutrimento sano per il piccolo e un rapporto più stretto con la madre. Inoltre, la capacità di regolare la propria temperatura permise loro di sopravvivere negli ambienti più freddi, e infine una prolungata infanzia, quindi un tempo maggiore per imparare a svilupparsi. Una delle tante specie, frutto di miliardi di anni di evoluzione, è l'essere umano. Ma cos'ha di speciale? La capacità di creare strumenti? Decisamente no, anche delfini e scimpanzé ne fanno uso. La comunicazione? Sicuramente garantisce un vantaggio, ma altrettanto sicuramente non è unica. Una buona risposta sarebbe la stazione eretta, ma non basta. È la capacità di astrazione a rendere l'uomo diverso, la capacità di pensare concetti astratti, simulare nella propria mente processi complessi. La creatività di immaginare ogni genere di nuova idea che prima non esisteva. C'è una ragione per la quale solo gli esseri umani hanno questa possibilità. Noi abbiamo l'infanzia più lunga del regno animale,
quindi il massimo tempo in cui rimaniamo aperti alle novità. E questo ci permette di sviluppare il nostro pensiero a una complessità maggiore. Per questo siamo riusciti ad inventare qualcosa di fondamentale per noi, qualcosa che ha condizionato la storia, il simbolo. Prima, ogni nuova conoscenza moriva con la morte di chi l'aveva pensata e sopravviveva solo nella memoria degli altri. Il simbolo permette di fissare un concetto in un mezzo esterno, un mezzo non vivente e quindi non mortale. Permette di trasmettere la cultura e infine di moltiplicare generazione per generazione la conoscenza umana. Circa 200.000 anni fa ci siamo evoluti per diventare l'essere predominante sul pianeta. Ma cosa ci rende così diversi? Un cervello sviluppato, un preciso e versatile linguaggio simbolico, interazione tra gli individui. Circa 20 milioni di anni fa comparvero i primi ominidi in grado di colonizzare ambienti di foreste tropicali in cerca di cibo. 3 milioni di anni fa poi comparvero gli australopiteci, in grado di utilizzare pietre per spezzare e per cuotere, ma soprattutto per cacciare animali di piccola taglia. 2 milioni di anni fa poi comparve l'Homo habilis, il primo dotato di grandi capacità manuali. Ma la vera rivoluzione nella storia dell'uomo avvenne 1 milione di anni fa, quando comparve l'Homo erectus, il primo in grado di utilizzare e manipolare il fuoco a suo piacimento. Dall'Homo erectus poi discese l'Homo sapiens, il nostro antenato. Circa 100.000 anni fa iniziarono varie migrazioni, che portarono gli uomini alla scoperta di nuovi spazi. Le ultime 2 migrazioni si sono verificate durante l'era del Paleolitico, nelle quali gli uomini migrarono fuori dall'Africa. Un fattore importante fu l'apprendimento collettivo, che aiutò gli uomini ad ambientarsi in nuovi territori. 10.000 anni fa si sviluppò l'agricoltura. Le maggiori cause che permisero questa rivoluzione furono 5. 1. La conoscenza dell'ambiente. 2. L'aumento della popolazione. 3. L'aumento della competizione per le risorse. 4. Il fatto che alcuni gruppi cominciarono a piantare grano, allevare animali per sfruttare il territorio. 5. Il fatto che l'uomo in generale cominciò a sfruttare il territorio per poter sfruttare al meglio la fotosintesi delle piante. Le condizioni che favorirono tutto ciò furono 3. Dopo l'era glaciale il clima diventò più caldo e favorevole, l'addomesticamento delle piante e degli animali, la nascita di villaggi, città e civiltà agricole. Le innovazioni che permisero tutto ciò furono 2. L'utilizzo di animali per l'agricoltura. Questo perché essi producevano un'energia 10 volte superiore a quella prodotta dall'uomo. 2. L'invenzione di nuovi sistemi di irrigazione. In mancanza di piogge i campi venivano bagnati con questi sistemi. Circa 10.000 anni fa alcuni piccoli villaggi agricoli si espansero. Dopo 5.000 anni la popolazione era aumentata del 1000%. Con questa espansione nacquero le prime città. Circa 4.000 anni fa queste città iniziarono a sorgere in tutta l'Asia. 3.000 anni fa nacquero i primi imperi. Il commercio e i conflitti esposero le città una volta isolate ad una diversità culturale. Le rotte commerciali, in particolare la via della seta, spianarono la strada per l'enorme crescita mondiale. Gran parte del commercio però avvenne via mare. I marinai infatti scoprirono gli Alisei, i quali permettevano di portare nuovi carichi durante il ritorno. Anche se probabilmente in maniera scarsa, la connettività tra le culture ha portato a livelli di apprendimento collettivo mai visti prima. Le società di allora quindi cominciarono a connettersi, scambiando messaggi, idee e beni. Tutte le civiltà, pur distinguendosi per costumi, pratiche religiose e sociali, hanno un obiettivo comune, l'espansione. Mantenere un vasto territorio significava più infrastrutture, e un governo più organizzato e un esercito ben sviluppato. Molte civiltà agrarie crebbero fino a controllare vasti territori. Per sopravvivere però avevano bisogno di intraprendere commerci con altre civiltà. Per quanto riguarda l'Europa si divise in piccoli stati competitivi e aumentò l'attività commerciale, passando da civiltà agricola a stati commerciali. Inoltre, gli stati europei iniziarono a colonizzare diversi paesi che precedentemente avevano perso potere. La rivoluzione moderna iniziò 200 anni fa e venne chiamata così perché creò il mondo in cui viviamo. La nostra è l'era in cui la Terra viene dominata da una singola specie, noi. Ma come siamo diventati così potenti? Prima di tutto siamo diventati una specie mondiale. Cosa vuol dire? Dopo il 1500 abbiamo iniziato a creare vie di comunicazione tra diverse parti del mondo, nelle quali tecnologie e idee potevano essere condivise.
Grazie a questo, e lavorando collettivamente in ampia scala, l'innovazione si sviluppò velocemente. Il secondo motivo sono le nuove fonti di energia. I carburanti fossili, carbone, petrolio e gas naturali, derivano da piante fossilizzate e organismi che risalgono a centinaia di migliaia di anni fa. Gli umani hanno imparato ad utilizzare questa energia come motore energetico di ogni tipo. Abbiamo anche scoperto nuove fonti di energia, come quella dalle reazioni nucleari. La globalizzazione ha aiutato a creare la più complessa società che sia mai esistita. Oggi le persone di tutto il mondo possono comunicare istantaneamente tra di loro. L'energia e il cibo che noi produciamo devono mantenere 7 miliardi di persone. La tecnologia umana sta lentamente trasformando la biosfera. Siamo pieni di risorse, ma ci servono davvero tutte queste risorse? L'evoluzione nel mondo può essere associata alla rivoluzione industriale avvenuta nel XVIII secolo. Essa prese piede inizialmente in Gran Bretagna, per via del grande utilizzo di macchine a vapore e macchine per tessere, per la grande presenza di giacimenti di carbone e per la presenza di un apprendimento collettivo. Anche la Cina, tuttavia, aveva le qualità per un tale cambiamento, ma essa non progredì per il suo clima, oppure per la fine della dinastia Song, o forse perché non avevano unificato il commercio nelle zone del mondo. Al giorno d'oggi, invece, il sistema globale sta esaurendo le risorse della Terra e nello stesso tempo le risorse prodotte dall'agricoltura. Il mondo è stato radicalmente trasformato grazie all'aumento delle capacità dell'uomo di controllare le risorse della biosfera. La causa di queste trasformazioni è l'aumento dei tassi di innovazione. Ma perché i tassi di innovazione sono aumentati così improvvisamente? I fattori cruciali sono 3. Il primo è la distruzione delle barriere tra le 4 grandi regioni del mondo. Questo ha permesso un'espansione in grandezza e diversità dei canali di scambio. Questo scambio ha permesso la diffusione di nuove idee sul mondo ed ha contribuito alla rivoluzione scientifica. Il secondo è l'aumento del commercio e dei mercati. In un mercato competitivo, per vendere è necessario offrire merci o servizi migliori dei tuoi rivali. Per questo motivo, nei mercati competitivi è facile trovare molta innovazione. La scoperta di nuove fonti di energia dei combustibili fossili. A causa della scarsità di legna diventa necessaria la ricerca di nuovi combustibili e quindi l'utilizzo del carbone e lo sviluppo di macchine a vapore. La creazione del motore a combustione interna rese possibile lo sfruttamento di altri 2 combustibili fossili, il petrolio e il gas naturale. In questo modo viene rivoluzionato anche il sistema dei trasporti. Questi 3 fattori iniziarono a rivoluzionare la società in alcune parti del mondo. Le nuove società industrializzate sovrastano le vecchie superpotenze come Cina e India. Gli astrobiologi hanno dimostrato che la vita potrebbe essere stata creata su milioni di altri mondi, in particolare su pianeti rocciosi orbitanti alla stessa distanza dei loro soli. Una volta che si origina su questi pianeti, la vita si potrebbe anche col tempo sviluppare ed evolvere, fino ad arrivare a generare organismi multicellulari. In seguito questi organismi potrebbero anche sviluppare l'ingegno e le forme di linguaggio, migliorando la capacità di imparare insieme. Se queste supposizioni fossero corrette, ci potrebbero essere milioni di altri pianeti nell'universo che ospitano creature sviluppate. E se in un futuro l'umanità dovesse migrare su questi pianeti, essa potrebbe interagire con queste creature ed aumentare le forme di complessità. Inoltre è possibile che grazie alle forme di complessità future ci possa essere una più bilanciata relazione tra l'uomo e la biosfera. Potremmo trovare modi per curare le malattie, potremmo allungare la durata della vita e migliorarne la qualità per le prossime generazioni. E noi potremmo fare tutto questo pur condividendo questo pianeta più equamente con le milioni di altre specie che vivono qui.